Salve a tutti e benvenuti! In questi giorni ho cucito tantissime mascherine, come ad esempio queste di cui vi ho mostrato anche il tutorial. Se non le avete viste vi lascio il link nell'info box. Queste nello specifico sono quelle che avete apprezzato di più, quindi vi ringrazio. Avendo cucito così tante mascherine mi sono accorta di avere tantissimi pezzettini di stoffa veramente piccoli da non poter essere utilizzati per le mascherine o per progetti un po' più impegnativi. Così ho deciso di realizzare delle fascette per capelli sia per adulti sia per bambini. Nello specifico queste sono reversibili, mentre questa, anche se ha la stoffa decorata anche dall'altra parte, ho deciso di lasciarla così, e quindi ho applicato una decorazione con un pezzo di stoffa di jeans e un bottoncino. Oggi vi mostrerò come realizzare una fascetta utilizzando un pezzo di stoffa intero e vedremo anche come realizzare una fascetta unendo più pezzi di stoffa. Questo perché io mi sono ritrovata con diversi pezzi di stoffa piccolini che comunque si accordavano tra di loro nei colori, e quindi il risultato mi piaceva particolarmente. Quindi vedremo insieme come sono semplici da realizzare. Per realizzare la prima fascettina abbiamo bisogno di due pezzi di stoffa che misurano 7 x 37 cm e di un pezzo di elastico che misura 1,5 x 20 cm. La dimensione dell'elastico è variabile a seconda ovviamente della persona che andrà ad indossarla, quindi ad esempio per un adulto, per me e anche per mia figlia Alice, la lunghezza da 20 cm risulta perfetta, mentre per la mia piccolina Viola ho dovuto ridurre la dimensione, quindi ho utilizzato un elastico da 18 cm, il resto invece rimane invariato. Ci serviranno anche degli spilli e il ferro da stiro, una penna e una riga. Sovrapponiamo le due stoffe dal lato dritto, le pieghiamo esattamente a metà e andiamo a puntare con due spillini le stoffe. Poi prendiamo la riga e dal lato con l'apertura andiamo a segnare due punti, sia in alto che in basso. In alto a 1,5 e anche in basso. Poi tiriamo una riga che va dall'estremità con la piega fino al punto che abbiamo appena segnato. E la stessa cosa facciamo dall'altra parte. Poi prendiamo la forbice e tagliamo l'eccesso. Togliamo lo spillo e andiamo a puntare solo i primi due strati. La base della striscia è pronta. A questo punto andiamo a fare due cuciture nei lati lunghi, quindi ricordatevi sempre dritto con dritto, quindi lavoriamo a rovescio, e andiamo a fare la cucitura nei due bordi lunghi. Dopo aver cucito i due bordini esterni, rigiriamo la stoffa. Ci servirà un pochino di pazienza perché la fessura è stretta e quindi ci vuole un pochino più tempo. Dopo aver risvoltato la stoffa, prendiamo il ferro da stiro e si stira e stiriamo bene. Nei due bordini
andiamo a richiudere all'interno e blocchiamo sempre con il ferro da stiro, blocchiamo la piega in entrambe le estremità. Poi prendiamo l'elastico, lo inseriamo all'interno, circa mezzo centimetro, e lo blocchiamo con uno spillo. E ripetiamo anche dall'altra parte. Adesso cuciamo partendo da questa estremità, quindi blocchiamo l'elastico e poi rifacciamo tutto il profilo della fascetta con una bella cucitura. Ed ecco la fascetta completa dopo aver bloccato gli elastici e fatto la cucitura su tutto il profilo. È assolutamente reversibile perché è rifinita da entrambe le parti. Se volete invece decorare una parte come ho fatto in questo caso, potete sbizzarrirvi applicando fiori o piccole decorazioni. Ma adesso vediamo come unire più pezzi di stoffa. Andiamo a prendere i ritagli di stoffa che avete. Nel mio caso abbiamo un pezzo di stoffa che misura 7 x 28 cm e due pezzettini più piccoli che misurano sempre 7 cm x 12,5 cm. Questi tre pezzi li andremo ad utilizzare per il fronte. Per il retro invece andremo ad utilizzare un pezzo di stoffa unico, in questo caso, che misura 7 x 50 cm. Se volete invece andare a creare sia l'interno che l'esterno, come ho fatto in questo caso con ritagli di stoffa, dovete andare a utilizzare le stesse dimensioni. Per prima cosa prendiamo la stoffa, la posizioniamo dritto con dritto e andiamo a bloccare con gli spilli in alto. Andiamo a fare due cuciture laterali per unire le due stoffe. Dopo aver cucito, togliamo gli spillini ed ecco che la stoffa adesso è più lunga. Quindi, per prima cosa, andiamo a stirarla. Adesso la pieghiamo a metà e prendiamo la seconda stoffa che andiamo anche a piegare a metà. Controlliamo che le stoffe siano della stessa dimensione. In questo caso dobbiamo togliere un piccolo profilo da mezzo centimetro perché la stoffa è leggermente più lunga. Allora, mettiamo le stoffe dritto con dritto . Pieghiamo a metà . Blocchiamo con gli spillini . E adesso ripetiamo gli stessi passaggi che avevamo fatto per realizzare la prima fascetta. Questa volta, avendo utilizzato più stoffa, andiamo a dimezzare la dimensione dell'elastico, quindi non andiamo ad utilizzare un elastico lungo 20 cm come in questo caso, ma utilizziamo un elastico da 10 cm. Cuciamo e completiamo la fascetta. Ecco pronta anche questa fascetta. Bella, no?
Mi raccomando, provateci anche voi a realizzare queste fascette per capelli sia per bimbi che per adulti. Potete sbizzarrirvi anche nelle dimensioni. Una volta provata la prima sarà semplicissimo poi realizzare le altre. Spero di essere stata chiara in questo tutorial, ma se avete qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda, come sempre non esitate a chiedere. E se vi è piaciuto questo video, pollici in su e condividete. A presto, ciao ciao!